Ciao a tutti, benvenuti al mio canale CreatiWeb. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella che sta sotto il video. Rimanete fino alla fine del video per sapere cosa farò nel prossimo video. Come anticipato nel video dei cornetti, se ve lo siete persi vi metto il link su e giù nell'info box, oggi faremo i croissant. I croissant, al contrario dei cornetti che sono molto ricchi di uova e più burro nell'impasto, questa ricetta dei croissant di Gino Massari, uova non ce ne sono proprio nell'impasto, ci sono solo per spennellare all'esterno. La ricetta di Ginio dice di mettere tutto nella planetaria, iniziando dalla farina, lievito e continuo con il burro a lavorare tutto il resto. Io inizio con un preimpasto perché io faccio tutto quando preparo cose lievitate che devono lievitare molto, faccio un preimpasto così utilizzo un po' meno lievito. Giù vi metto l'intera ricetta, nel video vi metto il metodo che uso io con il preimpasto. Comunque per il preimpasto occorrono 100 g di farina con la forza 330-350 massimo di forza, 15 grammi, andrebbero 20 grammi, però facendo il preimpasto io ne metto 15 grammi di lievito e 50 grammi di acqua. Mettiamo la farina nella ciotola, sciogliamo il lievito nell'acqua, aggiungiamo la farina e impastiamo. Non deve essere proprio impastato molto, il tempo che si prende i liquidi. Prendiamo la pellicola, copriamo e facciamo riposare un'ora. A dopo. Rieccoci dopo 40 minuti e continuiamo con l'impasto. Per il resto ci vogliono 400 g di farina Manitoba o comunque una forza 330-350 massimo, 200 g di acqua e 50 g di latte che io ho già unito, 10 g di sale, 50 g di burro e 60 g di zucchero. Iniziamo mettendo la farina, io ho usato quella della Spadoni. Iniziamo a lavorare e mettiamo man mano gli ingredienti. Mettiamo il burro, mettiamo lo zucchero, il latte, mettiamo adesso il lievitino e il sale. Adesso giochiamo con le velocità, lento e veloce fino a che non lascia la ciotola pulita. Come vedete sta avvenendo l'incordatura salendogli sul gancio la pasta ed ecco la ciotola pulita. Sganciamo, spolveriamo con un po' di farina per renderla un po' più maneggevole, tiriamola fuori. Ecco qua, guardate, ok. Prendiamo la nostra ciotola, mettiamo dentro, copriamo con la pellicola, facciamo lievitare 12 ore o tutta la notte e facciamo lievitare nella parte più fredda del frigo, di solito è quello dove si tiene la frutta. A dopo. Nel frattempo, come cornetti, ci prepariamo il panetto di burro che ci servirà poi per stenderlo. Teniamo un'ora fuori il nostro burro, così è bello morbido. Servono 250 g di burro, con il mattarello di legno e facciamo come l'altra volta un panetto. Facciamo uscire l'aria, chiudiamo . Mettiamo anche questo in frigo insieme alla pasta. Rieccoci, abbiamo tenuto un po' il burro fuori perché deve raggiungere la temperatura di 14-15 gradi, così è bello morbido, perché deve essere la stessa consistenza della pasta. Mettiamo un po' di farina, dobbiamo tirare un rettangolo il doppio di questo,
Come vedete io l'avevo posato più corto, ma dovete fare quanto è grande la busta. E adesso, come l'altra volta, prendiamo un bisturi e apriamo il sacchetto. La chiusura, la prima si fa così. Un terzo e poi il resto. Sigilliamo bene i bordi, facciamo combaciare bene, non deve accavallare ma combaciare. Diamo la prima, tanto per... ok. E pieghiamo in due. Prendiamo un piatto, così è piegata in 4. Ricopriamo di pellicola, lasciamo riposare per 40 minuti. A dopo. Riprendiamo la nostra pasta e facciamo la seconda stirata. Come per i cornetti, prima pressiamo, togliamo la farina in eccesso, chiudiamo a 3. Eccolo qua. Mettiamo nel nostro piatto, copriamo con la pellicola, facciamo questo un'altra volta, poi altri 40 minuti, poi riprendiamo, facciamo la stiratura di nuovo piegata a 3 e altri 40 minuti. A dopo. Di nuovo piegata a 3 e altri 40 minuti. A dopo. Rieccoci, adesso facciamo i cornetti. Facciamo dei cornetti di 8 cm. E tagliamo i cornetti. Al solito. Allunghiamo la pasta. Taglietto sotto. Adesso li copriamo di pellicola, copriamo con la pellicola e facciamo lievitare a 26 gradi, non aumentato perché sennò se aumentate il burro si scioglie e va via e non viene poi la sfogliatura dei croissant. Fate lievitare fino al raddoppio, poi li spennellate con l'uovo e il latte e li fate cuocere poi a 220 gradi per 5 minuti e poi a 190 gradi per altri 12 minuti. A dopo. Ed eccoli qua. Adesso non ci resta che... Adesso ne apriamo uno, se non mi scivola tutto.
Faccio sentire, vediamo se si riesce a sentire il... Perché al contrario dei cornetti, i croissant sono croccanti. Ah. Ecco qua. Guardate l'interno, tutto bello sfogliato. Facciamo vedere l'altra parte. Guardate, sono stupendi. Vabbè, la ricetta è di Ginio Massari. Io sono stata... Guardate qua. Buoni. Il croissant parigino di Ginio Massari. Lui li fa perfetti, io un po' tanto imperfetti, però la ricetta è buonissima. Che beh, si vede, tutti belli sfogliati. Guardate qua. Buoni. Vi è piaciuta la ricetta? Fatemelo sapere nei commenti. Intanto mi mangio questo. Volete sapere cosa farò nel prossimo video? Faremo la granita siciliana, quella con le mandorle, con la pasta di mandorle. Alla prossima, ciao a tutti!